fantastico. Oggi si fa un bel giro in Bulgaria, si fa un piatto che è straordinario, che è il kawarma. La pronuncia non so se è corretta, spero di sì, ma è veramente molto 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 buono. Cominciamo a farlo? Cominciamo. Allora, ho qui 2 tagli di maiale, spalla e capocollo. Tra l'altro non è neanche particolarmente grasso. Andiamo a tagliarla. E poi si taglia la carne, diciamo, in cubotti di queste dimensioni. Casseruola. Tradizionalmente ho visto che le mettono dentro delle monoporzioni di coccio fantastiche, io non ce l'avevo abbastanza, quindi ho deciso di utilizzare una pentola di ghisa che può andare in forno, e anche a voi il consiglio è di utilizzare una pentola che può andare in forno. Accendo il fuoco, metto l'olio sul fondo e metto la carne e la farò rosolare. Mentre il maiale sta rosolando, vado ad affettare tutte le verdure, partendo dalle cipolle. Metto via le cipolle. Peperoni. Si tagliano più o meno di queste dimensioni, né troppo piccoli né troppo grandi. Sedano. Friggitelli. Ora si va a togliere la carne, che è ben rosolata. E si va a mettere le cipolle. E si vanno a mettere le cipolle, si va a mettere... No, ho sbagliato. E si fanno rosolare bene. Proseguo con gli ingredienti. Funghi. Dopo aver stufato bene le cipolle, si alza il fuoco e si mettono gli altri ingredienti tagliati: i peperoni, i friggitelli, il sedano, una bella gelatina di sale e la paprika. Aggiungo i funghi, abbasso la fiamma, la metto medio-bassa, si copre, ogni tanto si va a girare, mi raccomando non fate attaccare, e ora si portano quasi a cottura completa queste verdure. A fra pochino. Ok, le verdure sono molto avanti nella cottura. A questo punto si aggiunge la carne, si aggiunge tutta la carne, si aggiunge un po' di pepe e si amalgama il tutto. Una volta che è tutto amalgamato, quindi la carne, tutte le verdure e tutto, si sfuma con del vino rosso. Ora si lascia aperto, si fa cuocere per almeno 5 minuti, si fa evaporare tutta la parte alcolica e poi si prosegue la ricetta. Questa è fatta, diciamo, la parte sui fornelli è terminata, infatti ora ho spento il fuoco. Ora si vanno ad aggiungere gli altri ingredienti. Pomodori freschi e si tagliano a cubotti. E si vanno a mettere sopra. Cipollotti, prezzemolo, metto insieme e trito ancora e si mette sopra. Feta, e la sbriciolo così a mano. La feta è un sostituto, perché in realtà ci vorrebbe un formaggio bulgaro che
non riesco a trovare, anche se mi hanno detto che in Italia si riesce a trovare, ma non mi hanno detto dove però. Comunque la feta è un buon sostituto ed è buona. Un giro di pepe, anche 2 pizzichi, rosmarino, questo è un rametto molto grande, rosmarino, e il timo, questo sì che è essenziale. E poi un po' di pomodoro. Se è evaporato completamente il vino e non c'è liquido, aggiungete un pochino d'acqua, ma in questo caso qui di liquido ce n'è a sufficienza. Che cosa si fa ora? Si copre, si va in forno per una quarantina di minuti, forno a 200 gradi. Ho sporcato anche la pentola. A dopo. Ta-tan! Eh sì, se state pensando quanto è brutto, io vi do ragione, che la bellezza non è, diciamo, la sua caratteristica principale. Però mi potete credere o no, davvero, ma il profumo è qualcosa di incredibile, fantastico. La bellezza, poi è vero perché è servito magari nelle cosine di terracotta, monoporzione, ha tutto un altro aspetto fatto così nel pentolone, ma la prova non è sulla bellezza, ma è sulla bontà. Tanto voglio sentire solamente il brodo. Mamma che buono! Ecco perché questo piatto è così famoso. Fantastico. È veramente un gran piatto. Io vi consiglio. Laborioso? Un pochino. Il risultato è assolutamente fantastico.